Vi presento la legge d'attrazione. Salve, eccoci arrivati alla seconda parte di questo bellissimo viaggio che ci ha portato a scoprire la legge d'attrazione. Se non avete ancora ascoltato il primo video di questa miniserie, vi lascerò il link in descrizione oppure qui in alto a destra nelle schede. Nel precedente video abbiamo parlato del lato scientifico della legge d'attrazione e di come la vibrazione della nostra potentissima mente riesca ad attivare la risonanza con altre cose simili. Ma cos'è la legge d'attrazione al di fuori di un laboratorio? In questi anni di esperienza ho capito intanto che la legge di attrazione funziona in ogni singolo momento della vita di ognuno di noi, che lo sappiate o meno, che lo vogliate o no. I vostri pensieri consci e inconsci lavorano automaticamente creando immagini e vibrazioni. Fatevi l'esempio con la legge di gravità. Dal primo giorno della vostra vita sarà sempre presente, sia che l'abbiate studiata, sia che non sappiate neanche cos'è. Tutto, noi compresi, siamo attratti verso il nucleo della Terra, quindi cadiamo. Come l'uomo ha imparato a controllare con la tecnica la legge di gravità, infatti esistono gli aerei, con i miei video sto cercando di rendere controllato, almeno in parte, il processo attrattivo. Sembra che queste particolari tecniche, reputate quasi magiche, fossero fino ai primi del Novecento tecniche dedicate solo a pochi adepti, di ristrette cerchie di uomini potenti. Poi, con l'arrivo di grandi studiosi come Napoleon Hill, la legge d'attrazione è uscita allo scoperto e diventata accessibile ad ogni persona. Quello che posso dire dal mio punto di vista è che tra conoscere una legge e saperla applicare in maniera adeguata c'è letteralmente un abisso. Noi sappiamo fare solo aeroplanini di carta che fanno pochi metri prima di cadere e solo poche persone riescono a costruire aeroplani che solcano il cielo. Stessa cosa vale per la legge di attrazione. Adesso sappiamo che esiste, lo dice anche la scienza, ma siamo ancora alla fase degli aeroplani di carta. Solo pochi riusciranno a trarne il beneficio sperato. Diventare un ingegnere della legge d'attrazione è possibile, ma sicuramente non è facile. Le informazioni che ci vengono offerte da vari testi sono che per ottenere qualcosa dalla legge di attrazione basta chiedere, credere e ricevere. 3 soli passaggi. Cosa facilissima per un monaco buddista che vive lontano da ogni civiltà. La purezza di idee e di spirito permetterebbero ad ognuno di noi di realizzare i propri sogni. Io chiedo qualsiasi cosa, credo perché non ho motivo di non farlo, ricevo perché sono pronto. Purtroppo però noi nasciamo in una società malata, da genitori che hanno concetti non sempre giusti e social media che trasmettono ignoranza e finzione. Quindi, quando arriverò a credere alla legge d'attrazione, se tutto va bene, non sarò ancora del tutto devastato dalle innumerevoli situazioni negative che mi circondano. Però, quando chiederò, non saprò avere le idee chiare, visto che ormai siamo circondati da informazioni martellanti e contrastanti. Crederò già di base che non potrò mai realizzare i miei sogni, perché in passato è stato così per me o per i miei genitori. E se arriverò a ricevere, mi verrà anche il dubbio di non essere pronto o meritevole. Questa è la legge d'attrazione nello stato attuale dei fatti. Solo in pochissimi saranno in grado di attrarre benefici alla loro vita senza un minimo di impegno iniziale. Chi vi propone una legge d'attrazione facile, senza alcun impegno e magari immediata, è paragonabile a quei call center che vi propongono il trading online, dove puoi guadagnare fino a 500 euro al giorno senza avere studiato. Ci facciamo abbagliare come gatti che guardano i fari delle auto e rimaniamo inevitabilmente delusi quando la macchina ci passa sopra. Siamo delusi dalla Vanna Marchi, siamo delusi dal nostro fidanzato, siamo rimasti delusi anche dal trading online. Tanto vale rimanere delusi anche dalla legge di attrazione. A questo punto nella vita ci sono 2 strade, la pillola rossa e la pillola blu. Facciamo alla Matrix. Strada 1. Continuate a lamentarvi della vostra vita, attraendo inconsapevolmente tutto lo schifo che vi circonda. Oppure prendete la strada numero 2, sperimentando con i vari alti o bassi la legge d'attrazione. Purtroppo il 90% delle persone
per fortuna dei governi che ci gestiscono, rimangono all'oscuro di tutti i benefici che l'universo ci potrebbe donare, rimanendo delusi, tristi, malati e oltretutto combattendo quel 10% della popolazione che cerca di cambiare. Non voglio fare un video troppo lungo e parlerò per quel 10% delle persone che mi vorranno ascoltare. Cos'è la legge d'attrazione? La legge di attrazione è la consapevolezza di essere vivi e di poter scegliere. Questa è la frase che mi ha svegliato alle 5 del mattino. Quando diventerete consapevoli che la vostra vita è nelle vostre mani, che siete voi a decidere per voi stessi, inizierete a cambiare punto di vista. La legge d'attrazione è comandata dal nostro mondo interiore che cambia quello esteriore, ma purtroppo per la maggioranza di noi avviene il contrario. Dal mio punto di vista, la legge d'attrazione è scoperta, la scoperta di noi stessi. Se ti accadono cose brutte, devi capire perché ti stanno accadendo. Fare un lavoro dentro di te, portare a galla le paure e i blocchi limitanti, capire chi o cosa te li ha costruiti e risolverli. Quanto ci può volere? Io non ne ho idea. Ci può volere un giorno o 10 anni, ma sicuramente ne vale la pena. La legge di attrazione ci può far capire chi siamo veramente e chi vogliamo essere. E questo comporta un lavoro con la nostra persona molto intenso. Se ho capito qualcosa è che non ci possono essere maestri di vita. Ogni persona può guidare e consigliare fino a un certo punto. Poi le nostre diversità ci faranno inevitabilmente dividere e camminare con i nostri piedi. Questa cosa mi ha inizialmente spaventato tantissimo, ma poi ho capito la verità. Io sono il maestro di me stesso. Faccio passi giusti e passi sbagliati, ma ogni passo che faccio sicuramente vale più di ogni passo non fatto. La legge d'attrazione aiuta a creare la nostra realtà in ogni momento. Converrebbe fin da subito iniziare ad abituarsi ai pensieri felici e abbondanti. Ricordiamoci anche che non siamo soli al mondo. Ogni persona ha le proprie attrazioni personali che lavorano 24 ore al giorno. E come abbiamo visto, il 90% delle persone non è troppo positivo. Quindi sarà molto naturale cambiare anche le proprie frequentazioni quando la nostra energia inizierà a muoversi in altre direzioni più positive. Solo grazie allo studio della legge d'attrazione ho capito che un singolo pensiero spesso non basta. Dobbiamo vibrare alla frequenza con tutto il nostro essere. In pratica dobbiamo essere chi vogliamo attrarre. Vogliamo essere amati? Ci dobbiamo amare. Vogliamo più soldi? Ci dobbiamo innalzare alla ricchezza di spirito. Vogliamo essere superiori? Dobbiamo esserlo dentro di noi. Solo dopo potremo attrarre chi o cosa ci assomiglia. Come dice anche la scienza, un diapason a 440 Hz accenderà altri diapason a 440 Hz e non tutti gli altri diapason con frequenze diverse. Quindi dobbiamo imparare ad essere ciò che vogliamo essere e solo così avremo capito la vera essenza della legge d'attrazione. Inizialmente anch'io mi sono affacciato alla legge d'attrazione con qualche trucco da prestigiatore. Un caffè, una ragazza, un lavoro, un parcheggio, qualche spicciolo. Ma perché fermarsi a questi piccoli dettagli quando l'universo ti può offrire ogni cosa? Il mio impegno iniziale è stato pari a 0, ma se ci pensate bene i risultati non sono poi così esaltanti. Sì, ho trovato anche un amante ogni settimana, ma poi cosa ho migliorato? Cosa ho evoluto? Quanto ci vuole per imparare a costruire un aereo? Non credo bastino 10 anni di università. Quanto ci può volere per abbattere ogni credenza limitante presente nelle nostre menti e costruire la nostra nuova vita? Io ho iniziato più di 10 anni fa e sono felicissimo di aver iniziato il cammino. La legge d'attrazione è la consapevolezza di essere vivi e di poter scegliere. Buona vita a tutti.